Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Emily, sto bene, grazie. E tu? Sto abbastanza bene, ma oggi voglio parlare di qualcosa di triste. Capisco. Quale ricordo triste vuoi condividere? Voglio parlare del momento in cui è mancata mia nonna. È stato un periodo molto difficile per me. Mi dispiace sapere questo, perdere una persona cara è davvero duro. Puoi raccontarmi di più? Certo, mia nonna era molto speciale per me. Mi ha cresciuto quando i miei genitori erano occupati con il lavoro. Ho trascorso con lei molti giorni felici. Deve essere stato bello. Cosa ricordi di più di tua nonna? Ricordo i suoi abbracci calorosi, le sue parole gentili e le storie che mi raccontava. Mi faceva sempre sentire al sicuro e amata. Sembra una persona meravigliosa. Quando è mancata? È mancata 2 anni fa. Ricordo quel giorno molto chiaramente. Ero a scuola quando mia madre mi ha chiamato. Deve essere stata una chiamata scioccante. Cosa ti ha detto tua madre? Mia madre ha detto: Emily, torna a casa subito. La nonna è molto malata. Ho sentito il mio cuore affondare. Sapevo che era grave. Posso immaginare come ti sei sentita. Cosa è successo quando sei tornata a casa? Quando sono tornata, c'erano molti familiari. Ho visto mia madre piangere e mi sono sentita molto spaventata. Sono andata nella stanza di mia nonna e lei era a letto. Sembrava molto debole. È sempre difficile vedere una persona cara soffrire. Sei riuscita a darle l'addio? Sì, l'ho fatto. Ho tenuto la mano di mia nonna e le ho detto che le volevo bene. Ho pianto molto, ma ero anche grata di poter essere con lei nei suoi ultimi momenti. È molto coraggioso da parte tua. È importante dire addio, anche quando è triste. Dopo la sua morte, ho provato una profonda tristezza. Mi mancava tanto. Non volevo andare a scuola né vedere i miei amici. Volevo solo stare a casa. È normale sentirsi così dopo aver perso qualcuno che ami. Hai parlato con qualcuno dei tuoi sentimenti? Sì, ho parlato con mia madre e mio padre. Anche loro erano molto tristi, ma mi hanno aiutato a far fronte alla situazione. Abbiamo condiviso tanti ricordi di mia nonna, e questo mi ha fatto sentire un po' meglio. Sono contento che tu avessi la tua famiglia a supportarti. A volte parlare dei nostri sentimenti ci aiuta a guarire. Ho anche scritto un diario. Ho scritto dei miei ricordi preferiti con mia nonna. Ho scritto del suo sorriso, della sua cucina e delle nostre lunghe passeggiate nel parco. È una buona idea. Scrivere può aiutarti a esprimere i tuoi sentimenti e a ricordare i momenti belli. Sì, mi ha aiutato molto. Mi manca ancora mia nonna, ma cerco di ricordarla con amore, non solo con tristezza. È un modo molto positivo di pensare. È normale essere tristi, ma è anche importante celebrare la vita della persona che abbiamo perso. Concordo. Ora, nel giorno del suo compleanno, accendo una candela e dico una piccola preghiera. Ricordo tutti i momenti felici che abbiamo condiviso. È un modo bellissimo per onorare la sua memoria. Anche io ho un ricordo triste. Quando ero bambino, è morto il mio cane. È stato molto difficile per me.
Mi dispiace sapere questo, anche gli animali fanno parte della famiglia. Puoi raccontarmi di più del tuo cane? Certo, il suo nome era Max. Era un piccolo cane marrone con un grande cuore. Giocavo con lui ogni giorno. Un giorno ho notato che non mangiava e sembrava molto debole. Deve essere stato triste. Cosa è successo dopo? I miei genitori hanno portato Max dal veterinario. Il veterinario ha detto che era molto malato. Ho pregato affinché si riprendesse, ma pochi giorni dopo è morto. Ero a pezzi. Posso capire il tuo dolore. Perdere un animale domestico è molto difficile perché ci danno tanto amore. Sì, ho pianto molto. Mi sono sentito molto solo senza Max. I miei genitori mi hanno confortato e lo abbiamo seppellito nel nostro giardino. Abbiamo messo una piccola pietra con il suo nome. È un gesto gentile. Avere un posto per ricordare i nostri cari aiuta. Sì, davvero. Anche adesso, a volte penso a Max e ricordo tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme. Cerco di ricordare i momenti felici, anche se a volte mi sento ancora triste. Anche io mi sento così per mia nonna. È normale essere tristi, ma possiamo anche celebrare le loro vite. Esattamente. Ho imparato che è normale provare dolore quando perdiamo qualcuno o qualcosa che amiamo. Parlarne ci aiuta a guarire. Sì, condividere i nostri ricordi rende il dolore un po' più leggero. Sono contenta di poter parlare dei nostri ricordi tristi insieme. Mi fa sentire meno sola. Anche a me, Emily. Grazie per aver condiviso la tua storia con me. So che non è facile parlare di momenti tristi. Grazie a te, Tom, per aver ascoltato. Significa molto per me. Spero che condividendo i nostri ricordi possiamo aiutarci a stare meglio. Concordo. È importante ricordare che non siamo soli nei nostri sentimenti. Molte persone hanno ricordi tristi e parlarne può portare conforto. Sì, ed è anche un promemoria per apprezzare i momenti felici che abbiamo ora. La vita è un mix di gioia e tristezza, e entrambe fanno parte del nostro cammino. Ricorderò sempre Max e mia nonna con amore. Saranno sempre nel mio cuore. E io onorerò sempre la memoria di mia nonna. So che vorrebbe che fossi felice e che vivessi la mia vita appieno. È un pensiero bellissimo. Promettiamo di tenere vive le loro memorie condividendo le nostre storie e celebrando l'amore che ci hanno dato. Sì, prometto. Grazie, Tom, per essere un buon amico e per aver ascoltato il mio ricordo triste. Grazie a te, Emily, per aver aperto il tuo cuore con me. È un atto coraggioso parlare dei nostri sentimenti, e ti ammiro per questo. Sono grata per il tuo supporto. Parlare con te mi fa sentire meno sola nella mia tristezza. Lo stesso vale per me. Insieme possiamo affrontare i nostri ricordi e imparare da essi. Ricordiamo sempre che è normale essere tristi, ed è anche importante celebrare l'amore e la gioia che i nostri cari ci hanno dato. Sì, è il modo migliore per onorare la loro memoria. Accenderò sempre una candela per mia nonna nel giorno del suo compleanno e ricorderò tutti i momenti felici che abbiamo condiviso. E io terrò sempre Max nel mio cuore. Ricorderò i nostri giochi e l'amore che mi ha dato. Grazie Emily per questa importante conversazione. Sento che parlarne ci aiuta a crescere e a guarire. Grazie, Tom. Non vedo l'ora di parlare di nuovo, per condividere di più sulle nostre vite e per supportarci a vicenda. Anche io, Emily. Promettiamo di essere sempre lì l'uno per l'altro. Spero che tu abbia una buona giornata e ricorda che sono sempre qui se vuoi parlare. Grazie, Tom. Spero che anche tu abbia una buona giornata.
Manteniamo forte la nostra amicizia e i nostri cuori aperti. Arrivederci per ora, e grazie per aver ascoltato. Arrivederci, Emily. Grazie per aver condiviso il tuo ricordo con me. Sono sempre qui per te. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è un saluto comune in Italia. Triste. Triste. Oggi mi sento triste. La musica è troppo triste. Non voglio essere triste. Ricordo. Ricordo. Ho un bel ricordo della mia infanzia. Il ricordo di quel giorno mi fa sorridere. Ogni ricordo è importante per noi. Condividere. Condividere. È bello condividere i tuoi pensieri con gli altri. Possiamo condividere il nostro cibo al picnic. È importante condividere le responsabilità in un gruppo. Mancata. Mancata. La chiamata è stata mancata. Ho ricevuto una notifica per la mancata registrazione. La mia mancata presenza ha deluso i miei amici. Difficile. Difficile. La matematica è difficile. Questo problema è molto difficile. A volte, la vita può essere difficile. Abbracci. Abbracci. Gli abbracci fanno sentire bene. Dopo tanto tempo, ci siamo dati molti abbracci. Gli abbracci possono esprimere amore e affetto. Parole. Parole. La parola è importante nella comunicazione. Studiamo le parole per capire meglio il significato. Le parole possono avere molte sfumature. Gentili. Gentili. Gli italiani sono molto gentili. È importante essere gentili con gli altri. I bambini sono sempre gentili tra di loro. Momenti. Momenti. I momenti felici sono rari. Ricorda i momenti importanti della tua vita. Abbiamo condiviso molti momenti insieme. Profonda. Profonda. La piscina è molto profonda. Ho una profonda ammirazione per l'arte. La conversazione è diventata profonda e significativa. Tristezza. Tristezza. La tristezza può essere difficile da affrontare. Sento una profonda tristezza dentro di me. La tristezza è una parte della vita. Sentimenti. Sentimenti. I sentimenti possono essere complessi. Esprimi i tuoi sentimenti con sincerità. I sentimenti cambiano nel tempo. Confortato. Confortato. Mi sento confortato dopo la conversazione. Il suo sorriso mi ha confortato molto. Dopo una lunga giornata, un buon libro mi ha confortato. Seppellito. Seppellito. Il gatto è seppellito nel giardino. Hanno seppellito il tesoro sotto un albero. Dopo la cerimonia, il nonno è stato seppellito con onore. Pietra. Pietra. La pietra è dura. Ho trovato una pietra nel giardino. La statua è fatta di pietra. Gesto. Gesto.
Il gesto è molto importante nella comunicazione. Fai un gesto con la mano per salutare. Il gesto di aiuto è sempre apprezzato. Memoria. Memoria. La memoria è importante per studiare. Ho una buona memoria per i nomi. Ricordo tutto grazie alla mia memoria. Onorare. Onorare. È importante onorare le tradizioni della famiglia. Dobbiamo onorare i nostri impegni. Loro vogliono onorare il loro eroe. Amicizia. Amicizia. L'amicizia è molto importante. La nostra amicizia è speciale. Ho bisogno di più amicizia nella mia vita. Emily vuole parlare di qualcosa di triste. Di cosa parla con Tom? Quale gesto fa Emily per onorare la memoria di sua nonna? Emily e Tom parlano di ricordi tristi. Chi ha perso la nonna? Cosa fa Emily per onorare la memoria di sua nonna? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.